Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi della funzione switch di Excel che, come la funzione più.se, è stata introdotta nella versione Office 2019 ed è disponibile nella versione in abbonamento Microsoft 365. La funzione switch è una valida alternativa alla funzione se nidificata, poiché, oltre ad avere una sintassi di più semplice lettura, consente di valutare fino a 126 coppie di valori e risultati corrispondenti. Come già detto per le funzioni se e più.se, però, ti sconsiglio di mettere troppe condizioni, perché creare, testare ed aggiornare le condizioni, quando sono molte, diventa difficile e laborioso. Rispetto alla funzione più.se, secondo me, la funzione switch ha una sintassi più snella, ma purtroppo non consente di utilizzare gli operatori di confronto, maggiore, minore e così via, e questo, in alcuni casi, può costituire un limite al suo utilizzo. Anche questo problema, però, è facilmente superabile. Non perderti la seconda parte del video. Ti mostrerò infatti una strategia che ti permetterà di utilizzare a tuo piacimento tutti gli operatori di confronto di cui hai bisogno. Per comprendere al meglio la sintassi della funzione switch, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! In un centro commerciale, per fare in modo che l'afflusso dei clienti sia uniforme durante tutta la settimana, si decide di applicare uno sconto percentuale su tutti i prodotti in base al giorno in cui viene effettuata la spesa, privilegiando ovviamente i giorni feriali. Gli sconti percentuali sono riportati nella piccola tabella sottostante a sinistra. Inoltre, nel periodo dei saldi invernali, da gennaio a marzo, si decide di applicare uno sconto percentuale ulteriore su tutti i prodotti, in base al mese. Tali sconti percentuali sono riportati nella piccola tabella sottostante a destra. Per ogni data presente nella colonna Data, individua il numero del giorno settimanale e quello del mese e in base a questi ultimi ricava lo sconto giornaliero, lo sconto mensile e calcola lo sconto totale. Come puoi notare osservando la barra della formula, le date sono inserite in modo casuale, con valori che variano fra il 1 gennaio 2025 e il 30 giugno 2025. Tali dati sono dunque volatili e variano ogni volta che si preme il tasto F9. Risolviamo ora l'esercizio. Per prima cosa dobbiamo determinare il numero del giorno della settimana. Posizioniamoci dunque in cella B2 e digitiamo uguale giorno.settimana. Selezioniamo la funzione che ci interessa con un doppio clic e come primo argomento selezioniamo la prima data presente in cella A2. A questo punto digitiamo punto e virgola e fra le alternative che ci si presentano selezioniamo la seconda, quella con i numeri che vanno da 1 corrispondente a lunedì a 7 corrispondente a domenica. Chiudiamo la parentesi tonda e premiamo invio. Come si può notare, il 20 febbraio 2025 è un giovedì corrispondente al numero 4 e andrebbe dunque applicato uno sconto giornaliero percentuale del 10%. Trasciniamo ora la formula verso il basso ed andiamo a calcolare anche il numero del mese. La funzione che fa il caso nostro è la funzione mese. Digitiamo dunque uguale, mese, selezioniamo la funzione che ci interessa e come argomento selezioniamo la data presente in cella A2. Chiudiamo la parentesi tonda e premiamo invio. Selezioniamo di nuovo la cella D2 e trasciniamo la formula verso il basso. In questo modo siamo in grado di utilizzare le corrispondenze presenti nella tabellina più a destra per ricavare gli sconti mensili percentuali dovuti ai saldi invernali. Posizioniamoci ora in cella C2 e ricaviamo lo sconto giornaliero percentuale. La funzione che fa il caso nostro è la funzione switch. Digitiamo dunque uguale, switch e selezioniamo tale funzione. Il primo argomento della funzione è l'espressione da analizzare, che nel nostro caso è il numero del giorno settimanale presente in cella B2.
Dopo aver selezionato tale cella, premiamo punto e virgola in modo da passare al secondo argomento. Se il valore della cella B2 è uguale a 1, digitiamo nuovamente punto e virgola, lo sconto corrispondente sarà del 10%, che selezioniamo da tabella e blocchiamo mediante il tasto F4. Selezionare tale valore al posto che scriverlo manualmente è molto vantaggioso, poiché se gli sconti cambieranno, la nostra formula continuerà a funzionare. Digitiamo ora punto e virgola e passiamo al secondo valore. Se il numero del giorno settimanale è 2, digitiamo nuovamente punto e virgola, la percentuale applicata sarà del 20%. Dopo aver selezionato la cella, premiamo F4 e passiamo alla terza condizione. Siccome la procedura è molto ripetitiva, procedo più speditamente. Al numero 3 corrisponde questa cella bloccata con F4. Al numero 4 corrisponde questa cella, sempre bloccata, e al numero 5 quest'altra cella, a cui applichiamo il riferimento assoluto. Ed infine, se non specifichiamo ulteriori condizioni, la funzione switch ci consente di impostare un valore predefinito che viene inserito se nessuna delle condizioni precedenti è verificata. Il nostro valore predefinito è lo 0%, che selezioniamo e blocchiamo con F4 e che verrà assegnato sia al sabato che alla domenica. Prima di dare l'ok, ti faccio notare che anche con la funzione switch è possibile utilizzare il tasto FX. Come puoi notare, noi abbiamo utilizzato 5 condizioni più un valore finale se non è verificata nessuna delle condizioni precedenti. Confermiamo con OK e con un doppio clic copiamo la formula verso il basso. In questo modo, ad ogni giorno viene associato lo sconto percentuale ricavato in modo automatico dai valori presenti in tabella. Ti invito ora a mettere in pausa e a provare a ricavare in cella E2 lo sconto percentuale mensile. Ed ecco la soluzione. Posizioniamoci in cella E2 e digitiamo uguale switch, doppio clic e clicchiamo sul pulsante FX. L'espressione da valutare è il numero del mese, cioè il contenuto della cella D2. Se il valore è 1, lo sconto corrispondente è riportato in questa cella che blocchiamo con F4. Al valore 2 corrisponde il valore in questa cella, bloccato. Premiamo il tasto Tab per visualizzare un nuovo campo. Al valore 3 corrisponderà, Tab, il valore contenuto in questa cella, bloccata, Tab. Ed infine, siccome tutti gli altri valori sono nulli, se nessuna delle condizioni precedenti è verificata, impostiamo come valore predefinito il valore 0, sempre bloccato con F4. Confermiamo con OK e trasciniamo la formula verso il basso. In questo modo tutti gli sconti sono ricavati in modo automatico. È giunto ora il momento di calcolare lo sconto totale percentuale e per questo ti ricordo che uno sconto totale percentuale non si calcola come somma dei due sconti percentuali parziali, bensì bisogna applicare la seguente formula. Lo sconto totale percentuale è uguale al primo sconto percentuale più il secondo sconto percentuale meno il prodotto fra il primo sconto percentuale ed il secondo percentuale e dunque meno il primo sconto percentuale per il secondo sconto percentuale. Premiamo invio e copiamo la formula verso il basso. In questo modo potrai ricavare velocemente lo sconto totale percentuale che è sempre inferiore o tutt'al più uguale alla somma dei due sconti percentuali e questo lo puoi notare facilmente osservando i dati presenti in tabella. Prima di procedere con un nuovo esercizio, posizioniamoci in cella C2 e riassumiamo brevemente la sintassi della funzione switch. Nella barra della formula, utilizzando il comando Alt invio, ho allineato meglio la formula. Clicchiamo all'interno delle due parentesi. Compare subito uno screen tip che possiamo utilizzare per analizzare meglio la funzione. La funzione switch prende in esame un'espressione, che nel nostro caso è la cella B2, il cui valore attuale è 4, e analizza i valori che tale cella può assumere.
Se il valore in cella è 1, il risultato corrispondente sarà quello contenuto in cella J16, che come si può notare dallo screen tip qui in alto è 0,1, cioè il 10%. Se il risultato in cella B2 è 2, il risultato sarà quello contenuto in cella J17 e così via se il valore è 3, cella J18, se il valore è 4, cella J19, 5, cella J20 e quando non capita nessuno dei casi precedenti ci sarà il valore predefinito, che è dello 0%, contenuto in cella J21. I valori delle corrispondenze possono essere inseriti utilizzando le celle, che è la cosa più vantaggiosa perché tali valori varieranno dinamicamente al variare del contenuto delle celle, oppure digitandoli direttamente da tastiera, cosa vantaggiosa se si vogliono mantenere i valori statici. Nel caso tu abbia già inserito i valori tramite clic nelle celle, tu potresti comunque renderli statici selezionando un riferimento con un doppio clic e premendo il tasto F9. In tal modo tutti i riferimenti diventeranno statici e la formula sarà fissa. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. In questo esercizio ti mostro come all'interno della funzione switch si possano anche utilizzare gli operatori matematici. Dobbiamo calcolare lo stipendio lordo mensile in base ad alcuni criteri. Una clinica privata, per non avere il problema della carenza di personale nei giorni festivi, decide di far lavorare i suoi dipendenti ogni 2 giorni, applicando allo stipendio base giornaliero lordo di 100 euro le maggiorazioni riportate nelle 2 tabelle a destra. La prima maggiorazione in base al giorno lavorativo, la seconda maggiorazione in base al turno giornaliero. In questo modo i dipendenti dell'azienda lavoreranno meno giorni al mese, 15 o 16 al posto che 22 o 23, mantenendo grosso modo lo stesso stipendio o persino migliorandolo nel caso accettassero di lavorare durante il secondo, pomeridiano o serale, o il terzo turno, la notte. Come al solito, per testare il funzionamento delle nostre formule, ho fatto in modo che in cella A3 si possa inserire la data di inizio mese, o comunque la prima data lavorativa mensile, e nelle celle successive, mediante una formula, ho aumentato progressivamente di 2 giorni alla volta la data iniziale. Ho poi calcolato il giorno settimanale mediante la funzione giorno.settimana, analizzando le date presenti nella colonna A e inserendo come secondo parametro 2, attribuendo quindi al lunedì il numero 1, al martedì il numero 2 e così via. Ed infine ho inserito il turno in maniera casuale utilizzando la funzione casuale.tra con valori fra 1 e 3. Siccome ti ho già spiegato la sintassi della funzione switch, ti mostro la formula già funzionante e ti mostro solamente il procedimento. Mediante la funzione switch ho analizzato la cella B3, quella contenente il numero del giorno. Se il valore di tale giorno è 6, ho moltiplicato il valore contenuto in cella H1, cioè lo stipendio base lordo giornaliero, per il valore contenuto nella cella H5, e cioè il coefficiente 1,4 corrispondente al sabato, che è il giorno numero 6. Se il valore in B3 è 7, cioè la domenica, il coefficiente sarà 1,8 contenuto in cella H6 e quindi ho moltiplicato 100, cella H1, per 1,8, cella H6, mentre per tutti gli altri giorni, cioè per i giorni 1, 2, 3, 4 e 5, ho impostato come valore predefinito il valore contenuto in cella H4, cioè 1,2, ed ho dunque moltiplicato 100, cella H1, per 1,2, cella H4. Per calcolare lo stipendio definitivo, invece, ho dovuto considerare anche il turno, cioè il valore presente in cella D3, e dunque mediante la funzione switch ho analizzato la cella D3 ed ho inserito le seguenti corrispondenze. Al valore 1 corrisponde il valore contenuto in cella C3 moltiplicato per il coefficiente del primo turno, e cioè 1. Per il valore 2, corrispondente al secondo turno, lo stipendio giornaliero si calcola moltiplicando lo stipendio base contenuto in cella C3 per il coefficiente 1,2 contenuto in cella H10 ed infine per il terzo turno, la notte, lo stipendio totale si ottiene moltiplicando lo stipendio base in cella C3
per il coefficiente 1,4, cella H11. Ti ricordo che in questa formula le celle D3 e C3 hanno il riferimento relativo, mentre le celle contenute nelle tabelline qui a destra vanno bloccate mediante il tasto F4 in modo che il loro riferimento sia assoluto e tali celle rimangano fisse quando trasciniamo la formula verso il basso. La stessa cosa è stata fatta nella formula precedente quando abbiamo calcolato lo stipendio base. Come avrai notato, la funzione switch utilizza l'operatore di uguaglianza per eseguire i confronti. Con il piccolo trucco che ti mostrerò nell'esercizio seguente, ti mostrerò come si possano utilizzare anche gli operatori di confronto maggiore, maggiore uguale, minore, minore uguale e diverso. L'esercizio è lo stesso trattato nei due video precedenti ed è già stato risolto mediante la funzione se nidificata, la funzione più se ed ora ci proponiamo di risolverlo mediante la funzione switch. Dobbiamo analizzare il punteggio di ogni allievo presente nella colonna punteggio ed assegnare un giudizio utilizzando le corrispondenze presenti nella tabella qui a destra. Ti ricordo che siccome in Excel non esiste il compreso, abbiamo utilizzato la seguente strategia. Se il punteggio è maggiore di 89, verrà assegnato ottimo. Se è maggiore di 79, distinto. Se è maggiore di 69, buono. Se è maggiore di 59, sufficiente. E se è minore di 60, non superato. Ti svelo ora il trucchetto per risolvere tale esercizio anche mediante la funzione switch. Per ottenere il nostro risultato, dobbiamo impostare come espressione il valore vero. A questo punto, se il valore contenuto in cella B4, cioè il punteggio, è maggiore di 89, assegneremo il valore in cella G2, cioè ottimo. Se il punteggio è maggiore di 79, distinto. Se il valore è maggiore di 69, buono. Se è maggiore di 59, sufficiente, altrimenti il valore predefinito non superato. E dunque, con questo piccolo stratagemma, al primo confronto che dà come risultato vero, che in questo caso è il valore 2, poiché 87 è maggiore di 79, la funzione switch darà come risultato la cella G3, cioè distinto, e i confronti successivi non verranno nemmeno effettuati. È per questo che è importantissimo impostare i valori nel giusto ordine. Se non lo facessimo, sarebbe molto facile ottenere dei risultati errati. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!